Benvenuti a La soffitta di Pippo, il vostro angolo dedicato alle dive del cinema italiano degli anni 70, 80 e 90. Oggi esploreremo la vita e la carriera di una figura enigmatica e affascinante, Marina Pierro. Attrice, regista e scrittrice, Marina ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama cinematografico, soprattutto grazie alla sua collaborazione con il regista polacco Walerian Borowczyk. Marina Pierro nasce il 9 ottobre 1956 a Boscotrecase e trascorre l'infanzia e l'adolescenza a Torino, dove la sua famiglia si trasferisce. Fin da giovane dimostra un talento naturale per il disegno e la pittura, intraprendendo studi artistici che la avvicinano al mondo della creatività. Parallelamente sviluppa una passione per la fotografia e il teatro, studia il francese e si immerge in interessi particolari come l'astrologia, l'esoterismo e la psicoanalisi. Con queste solide basi si trasferisce a Roma per intraprendere una carriera nel cinema, lavorando inizialmente come modella per riviste di moda prestigiose come Harper's Bazaar e Vogue Italia. Il suo debutto cinematografico avviene nel 1976 con un piccolo ruolo ne L'Innocente, l'ultimo capolavoro di Luchino Visconti. Marina viene notata quasi per caso durante una passeggiata a Cinecittà, quando l'assistente di Visconti, Albino Cocco, la introduce al maestro. Questo incontro rappresenta il primo passo di una carriera che la vedrà diventare una delle attrici più riconoscibili del cinema europeo. La svolta decisiva arriva con l'incontro con Walerian Borowczyk, il visionario regista polacco che rimane affascinato dalla bellezza classica e dalla presenza scenica di Marina. Borowczyk la sceglie come protagonista di diversi suoi film, instaurando un sodalizio artistico che durerà per circa un decennio. Marina diventa la sua musa, sostituendo in molti progetti la moglie del regista, Ligia Branice. Insieme creano opere che esplorano il desiderio e la sensualità in modo artistico e intellettuale. Le sue interpretazioni in film come Interno di un convento, ambientato in un monastero in cui le pulsioni umane emergono nonostante la rigida clausura, e Le eroine del male, dove dà vita a Margherita Luti, amante del pittore Raffaello, la rendono un volto indimenticabile del cinema europeo. Ancora oggi, Dr. Jekyll et les Femmes viene considerato un capolavoro visionario, grazie anche alla sua interpretazione intensa nei panni di Fanny Osborne, che aggiunge profondità al film. Negli anni successivi, Marina esplora anche altri generi, collaborando con registi come Jean Rollin nell'horror, La morte vivante. Qui interpreta Hélène, una figura affascinante e ambigua che accompagna la protagonista in un percorso di morte e rinascita. Questo film, diventato un cult nel cinema di genere, dimostra ancora una volta la sua capacità di dare spessore anche ai ruoli più enigmatici. Oltre alla recitazione, Marina ha sviluppato una carriera poliedrica. Negli anni si è dedicata alla regia, dirigendo cortometraggi di grande valore artistico come Inversi e Himorogi. Quest'ultimo, presentato al Festival Internazionale del Film di Roma, è un omaggio al suo mentore Borowczyk, con musiche originali di Bernard Parmegiani. Marina ha anche pubblicato poesie nella raccolta Nubi Ardenti, un'opera che testimonia la sua profonda sensibilità e il suo legame con la parola scritta. Marina Pierro non è solo un'attrice, è un'artista a tutto tondo, capace di muoversi tra cinema, letteratura e arti visive con una grazia ineguagliabile. La sua bellezza, spesso descritta come classica, e il suo talento nell'interpretare personaggi complessi le hanno permesso di lasciare un segno duraturo nella storia del cinema. La sua collaborazione con Borowczyk è stata il cuore della sua carriera, ma è nel suo approccio artistico più ampio che si rivela la sua vera grandezza. Personalmente trovo affascinante come Marina sia riuscita a bilanciare eleganza, sensualità e profondità nei suoi ruoli, offrendo interpretazioni che restano impresse nella memoria dello spettatore. Il suo contributo al cinema europeo è inestimabile e ancora oggi
Le sue opere continuano a essere fonte di ispirazione per artisti e registi. E così, cari amici della Soffitta, si chiude questa puntata dedicata alla straordinaria Marina Pierro. La sua carriera è un inno alla creatività e al coraggio artistico, un percorso che ancora oggi affascina e ispira. Se vi è piaciuto questo episodio, vi invitiamo a iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere le nostre prossime esplorazioni nel mondo delle dive del cinema di genere. Lasciate un like e suggerite nei commenti quale attrice vorreste fosse la protagonista della prossima puntata. Grazie per aver condiviso con noi questa avventura e alla prossima, sempre qui, nella Soffitta di Pippo. Bye.